Ciao a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Fortinet. Oggi sono qui per commentare quanto accaduto nella quarta e nella quinta puntata di Temptation Island. Ormai abbiamo praticamente un blocco di puntate che continuano a far successo, ma secondo me osare troppo mettendone così tante in una settimana potrebbe essere un po' controproducente. Certo è estate, quindi non è che ci siano grandi alternative, però per il telespettatore restare inchiodato, tra virgolette, per 3 volte consecutive, dato che nella prossima settimana ci saranno 3 appuntamenti, martedì, mercoledì e giovedì, potrebbe risultare anche un pochettino pesante, nonostante poi siano gli ultimi e sicuramente coinvolgenti, quindi io penso che alla fine andranno lo stesso bene, ma 8 puntate magari avrebbero potute sì farle, ma organizzarle un pochettino meglio, magari facendo un raddoppio in più ed evitando questa tripletta della prossima settimana, però al di là di questo entriamo nel merito della puntata, partiamo chiaramente dal primo falò che c'è stato, ovvero quello della quarta puntata tra Marco e Denise. Praticamente Marco ha lamentato ciò che ha fatto Denise all'interno del villaggio, è stato lui stesso a chiamare il falò di confronto. Secondo me ha ragion veduta, perché Denise non ha fatto altro che parlare male di lui e screditarlo, elogiando invece il singolo Flavio, e per questo motivo secondo me è giusto che abbia chiamato il falò. Però allo stesso tempo, allora, se andiamo ad inquadrare la situazione soltanto dal punto di vista di Temptation Island e del programma, secondo me è chiaro che la posizione di favore ce l'abbia Marco, perché Denise ha sbagliato in pieno lì e anzi si è anche pentita, ha cercato poi diciamo di mettere una pezza, addirittura prima sminuendo quanto fatto e poi successivamente andando a un po' a gettare fumo negli occhi, no? A Marco, e infine a scusarsi, addirittura è arrivato a scusarsi per cercare in tutti i modi di uscire insieme a lui. Questo secondo me è stato anche un pochettino pietoso in un certo senso, perché si ha deciso, si è preso una sua decisione. È inutile cercare di convincerlo così tanto, perché una volta ok, poi diciamo che addirittura Filippo Bisciglia li ha fatti addirittura risedere e li ha trattenuti ancora qualche minuto per poi rifare la stessa domanda e ricevere la stessa risposta da Marco, che quantomeno ha mantenuto il punto, e io rispetto molto questa sua scelta mantenuta, no? Contrariamente a qualcun altro che anche semplicemente sulla richiesta del falò ci ha ripensato 1000 volte. Quindi direi che secondo me ha mantenuto bene il punto, ma se inquadriamo la situazione da un punto di vista più generale, Denise non ha tutti i torti, nel senso che se lei è stata costretta a, diciamo, a digerire una situazione di tradimento da parte di Marco, Marco forse avrebbe potuto fare un piccolo passo indietro comunque e cercare di superare ciò che ha subito, perché comunque in confronto al tradimento sicuramente le avance o essere sminuito è leggermente minore, un po' minore, no? Come peso. Quindi secondo me è una cosa che possono tranquillamente superare. Marco si è fatto prendere dall'orgoglio e quindi ha tenuto il punto soprattutto per un motivo di orgoglio, così come probabilmente ha chiamato il falò per motivo di orgoglio, e su questo anche Denise ha ragione. Quindi io credo che alla fine, una volta smaltita la rabbia, i due potranno rivedersi fuori e magari non escludo che possano tornare insieme. Fondamentalmente io credo che le colpe siano un po' 50 e 50 nel complesso generale della vicenda. Per quanto riguarda invece quanto accaduto a Temptation Island, soltanto a Temptation Island a Marco non gli si può dire nulla in quel contesto, mentre Denise diciamo non si è comportata proprio benissimo, anche se ci sono state persone che hanno fatto molto peggio. E qui arrivo invece alla seconda coppia che ha già fatto il fallo di confronto anticipato, che è quella tra Simone e Sonia. Simone praticamente ha tradito palesemente la sua ex compagna ormai con la singola Rebecca, baciandola addirittura in bagno, quindi in un luogo abbastanza squallido dal mio punto di vista, tanto valeva farlo alla luce del sole, no? Perché lui l'ha fatto in maniera ancora più consapevole. Lui ha ammesso di averlo fatto in maniera consapevole e di averlo fatto apposta per cercare di capire i suoi sentimenti nei confronti di Sonia. Quindi lui avrebbe capito di amare ancora Sonia, secondo lui, solo attraverso quel bacio. In un altro modo non c'era per capirlo, cosa che secondo me è veramente campata per aria, come tutte le sue teorie, a partire dal fatto che sia un terapeutista. Quindi da lui mi aspetto di tutto e io credo che lui l'abbia fatto davvero con questo scopo, e il che non è che lo rende meno grave, anzi secondo me lo rende ancora più grave, perché il fatto magari di essere caduto in tentazione poteva essere una cosa abbastanza comune,
fondamentalmente, soprattutto in un contesto come Temptation Island, ma il farlo di proposito, quindi giocare con una, poi magari ci si è messo anche d'accordo, io questo non lo so, però potrebbe aver giocato con una che è la tentatrice e anche con l'altra praticamente, perché soltanto per un puro motivo di egoismo per cercare di capire quello che voleva capire lui. Lui ha fatto questa mossa, ha capito e poi addirittura al falò, infatti lui sapeva di aver sbagliato, l'ha ammesso e non ha replicato inizialmente, poi successivamente si è cercato di appigliare a motivi esterni che ovviamente noi non conosciamo nel dettaglio e quindi non possiamo giudicare, potrebbe anche aver rivelato qualcosa di vero, ma comunque per cercare di salvarsi, di salvare il salvabile, perché veramente c'era ben poco da salvare, in quel contesto ha cercato poi di mettere una pezza e alla fine la toppa è stata peggiore del buco fondamentalmente, sono usciti inevitabilmente separati. La vedo dura per loro invece un ritorno di fiamma eventualmente in tempi successivi, dato che già prima c'erano dei sospetti da parte di Sonia, adesso oltre ad aver appreso dei tradimenti precedenti, perché di fatto quello ha fatto Simone, l'ha fatto anche in diretta televisiva. Non è una diretta chiaramente, sono puntate, montate e tutto, però in televisione fondamentalmente, quindi per lei è stato ancora peggio e io credo che su questa cosa non si possa soprassedere contrariamente all'altra coppia. Poi ovviamente ognuno reagisce a modo suo e non è da escludere che Sonia eventualmente poi passi sopra ad un tradimento, perché ci sono persone che lo fanno. Onestamente io non ci riuscirei, però non è da escludere come possibilità. Venendo invece alla coppia che secondo me è la più divertente, quella tra Antonio e Valentina. Antonio veramente è un bambinone, si comporta da bambino, da ragazzino, ma a me fa morire dalle risate perché poi soprattutto con le musiche che gli mettono, la musica del leone, lui ha un leone tatuato sulla schiena, una tigre, e gli mettono praticamente il ruggito ogni volta che si alza lì nei momenti più importanti del capanno, si alza da sto sgabello per diciamo, seguire con più attenzione. Poi ci sono degli argomenti a quanto pare che non si possono toccare come la finanziaria, come addirittura la tribuna Posilipo ieri è uscita praticamente nella scorsa puntata. Ovviamente non si tratta di un problema della tribuna, ma semplicemente perché l'ha nominata il tentatore, gli ha detto ti porto in tribuna e poi lui addirittura è andato a dire la partita la devi vivere, la partita la devi... non te la far raccontare. Veramente per me Antonio è esilarante, poi al di là del fatto di quello che abbia commesso, diciamo, nella coppia, degli errori che abbia commesso, è il gazebo, poi non si può nominare, ecco l'altra parola, diciamo, l'altro elemento, che per lui è una discriminante fondamentale all'interno della coppia in questo momento, però secondo me veramente è molto molto divertente e capisco in un certo senso che Valentina si sia affezionata in maniera importante. D'altro canto, non so se veramente questo percorso stia aiutando Antonio. Sicuramente ha scoperto una gelosia importante, magari proprio per questa gelosia potrebbe anche cercare di limitarsi e di evitare di commettere gli errori del passato. Valentina, d'altro canto, comunque ha ammesso di amarlo, di provare qualcosa per lui, nonostante si sia anche avvicinata ad un single che però chiaramente è molto molto più piccolo di lei. Io credo che difficilmente ci possa, al di là che comunque l'amore non ha età, per carità, questa è una frase fatta un po' così, che non è campata per aria, è anche in realtà spesso, però in questo contesto io credo che sia semplicemente un'amicizia, cioè non vedo proprio nulla di malizioso tra i due, e l'ha spiegato anche Rosario comunque ad Antonio in quel contesto, quindi penso che non succederà nulla di che e non escludo che i due possano uscire insieme, perché Antonio ha chiamato il falò di confronto che vedremo poi nella prossima settimana, e proprio per cercare di evitare che Valentina si spinga oltre, ma io credo che Valentina non si sarebbe comunque spinta oltre, perché penso che sia ben consapevole di quello che fa. Vedo invece molta sintonia tra Valerio e Ari, quella è una potenziale nuova coppia fidanzato-tentatrice che secondo me è molto molto interessante, soprattutto per come nasce, no? Perché non è che c'è stato un avvicinamento spontaneo sin dall'inizio. L'avvicinamento sì, forse è stato spontaneo, ma Valerio si lascia andare dopo le dichiarazioni che ha fatto la sua ragazza. Sicuramente Valerio ha praticamente scaricato Sara perché addirittura l'ha chiamata anche ex, erroneamente, però di fatto già il pensiero la dice lunga su quale sia la situazione attuale. Però Sara aveva confessato comunque non di averlo tradito, ma di aver avuto incontri con altre persone, addirittura in dei parcheggi. Nei parcheggi, onestamente, ci fai se hai qualcosa da nascondere,
ad incontrarti con una persona, altrimenti lo fai alla luce del sole. Poi magari non voleva che lo beccasse Valerio, però il parcheggio mi sembra molto molto sospetto, ecco, mettiamola così. Quindi Valerio probabilmente, io non so se gliela stia facendo pagare perché poi ha tenuto a ribadire più volte che non lo sta facendo per ripicca e diciamo se lo dici una volta ok, poi se lo ribadisci più volte uno potrebbe anche farsi l'idea che veramente invece lo stia facendo per ripicca, no? Che sia il contrario. Però questo avvicinamento mi sembra molto più interessante perché vedo che c'è molta sintonia, molta alchimia, al di là del fatto che entrambi tifino Lazio, credo che però ci sia veramente una sintonia tra questi due e sono curioso di vedere poi ulteriori sviluppi, non escludendo poi che Sara possa nuovamente chiamare il falò. Qui vedo aperto qualsiasi scenario perché, ripeto, sono molto curioso di vedere come va avanti la frequentazione tra Ari e Valerio e se Sara poi chiamerà il falò anticipato o meno. Per quanto riguarda invece la coppia tra Lucia e Rosario, è la coppia che, ripeto, continuo a vedere più equilibrata, nonostante ci siano comunque dei problemi. Lucia ha ammesso palesemente che lei si sta facendo un po' corteggiare dall'altro singolo, che io credo sia il single più provocatore di tutti quanti e sia capitato proprio nella situazione giusta per toccare i tasti giusti. Se fosse capitato ad Antonio un tentatore come quello che è capitato a Lucia, insomma, con Valentina chiaramente, credo che Antonio sarebbe veramente uscito di testa. Invece Rosario, che comunque si è arrabbiato parecchio e ha mostrato una grande gelosia, penso che comunque questo sia dimostrazione del fatto che provi qualcosa. Addirittura Lucia infatti ha detto che lo sta facendo apposta proprio perché voleva che chiamasse il fallo di confronto, che sarebbe per lei stata una dimostrazione di amore e io credo che comunque lei a quel punto possa apprezzare veramente la reazione di Rosario in questo momento, che lei chiaramente non ha potuto vedere nell'immediato, ma penso che la possa apprezzare quella reazione, dato che è quello che voleva. Quindi in qualsiasi momento poi dovesse arrivare il falò, penso che possano tranquillamente uscire insieme. La vedo come la coppia con meno problemi, onestamente, rispetto a tutte le altre, e ci sono coppie che hanno molti più problemi che sono anche uscite insieme. Occhio poi, come avevo anticipato e soprattutto come aveva anticipato Filippo Bisci, al ritorno nuovamente tra Sonia M e Alessio, che potrebbe aprire un nuovo scenario. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata di Forsinet. Ciao a tutti.